Nel pensiero comune, un eroe è, per definizione, moralmente integerrimo, rispettoso delle regole e delle persone. Poi però incontri protagonisti che si ritrovano per caso nel ruolo di eroi e della morale convenzionale se ne infischiano. Lazzarone, playboy da strapazzo sempre pronto a infilarsi sotto ogni sottana? Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Ryo Saeba, inizialmente ribattezzato Hunter nell'edizione italiana dell'anime. Investigatore privato dal passato oscuro ma dotato di una mira infallibile, è uno dei personaggi più iconici e controversi arrivati dal Giappone. City Hunter, pur essendo una serie nata 10 anni prima, ha allietato le nostre giornate tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000. A differenza del classico protagonista giapponese pieno di talento, disciplina e ossessione per il miglioramento personale, Ryo trascorre la maggior parte del tempo bighellonando a casa e accetta solo casi che coinvolgono donne bellissime. Vive in perenne stato di eccitazione, coniando il celebre termine Mokkori, e viene puntualmente raddrizzato da Kreta, Kaori Makimura, armata del famoso martello da 100 tonnellate, espediente che spezza il ritmo narrativo alleggerendo la tensione. Anche qui l'adattamento italiano ci ha messo del suo. Nelle prime stagioni Kaori è chiamata Kreta. Ryo è a tutti gli effetti un giustiziere. Nonostante la sua svogliatezza e l'indole da Don Giovanni, protegge gli indifesi e aiuta i malcapitati, o meglio le malcapitate, ed è infallibile nel suo lavoro che svolge quasi sempre senza arricchirsi davvero. Accanto a lui troviamo Falcon, Umibozu, amico nemico di lunga data, e la magnetica Selene, Saeko Nogami, affascinante poliziotta che non esita a sfruttare Ryo quando le fa comodo. Insieme affrontano criminali e organizzazioni losche in una Tokyo frizzante e sgargiante, fatta di strade, palazzi e locali in pieno stile felici anni '80. Un'ambientazione colorata, dinamica e ricca di gadget dell'epoca, capace di restituire allo spettatore il clima spensierato di quel decennio. Cavalcando il meglio della cultura pop, il nostro investigatore combatte il crimine a colpi di Colt Python calibro 357 Magnum, mostrando un forte contrasto tra il suo comportamento quotidiano e la serietà con cui conduce le indagini. Irritante e indisponente in molti frangenti, dà però il meglio di sé nei combattimenti. Ma chi è davvero Ryo e cosa vuole comunicarci? È solo un perdigiorno, un Casanova da 4 soldi, oppure un autentico giustiziere senza macchia? Ryo incarna alla perfezione lo spirito don Giovannesco, uomo dalla sensualità sfrenata, libertino e seduttore instancabile, anche se raramente con successo, che soprattutto non teme la morte. In ogni episodio si lancia in sfide estreme con una noncuranza che rasenta l'incoscienza. Sin dall'inizio della serie è segnato da un evento tragico, la morte del collega e amico Hideyuki Makimura, Jeff nell'edizione italiana, eppure Ryo non mostra particolare commozione, accoglie in casa Kaori Makimura, una rappresentazione figlia del politicamente scorretto tipico dell'epoca, in cui i ruoli dei personaggi erano cristallizzati persino nei cartoni animati. Per quanto imperfetto e discutibile, Ryo è un perfezionista in azione, non fallisce mai, ogni bersaglio ha un centro pieno e nei combattimenti corpo a corpo stende qualsiasi avversario. Tuttavia, basta un incontro con una bella donna per fargli perdere completamente la concentrazione. In City Hunter tutto ruota attorno a Ryo. I personaggi che si incrociano con lui finiscono inevitabilmente per dipendere dalle sue decisioni. Da dove nasce un comportamento così estremo? Come possono convivere la figura di un freddo killer e quella di un playboy incallito? La risposta risiede nel suo passato, che nell'anime non viene approfondito quanto nel manga, ma che suggerisce un'infanzia segnata da un incidente aereo in cui perse la famiglia e un successivo addestramento da parte di guerriglieri in America centrale. Difatti, nel manga originale, Ryo Saeba non nasce come semplice detective privato, ma come sweeper, termine che indica uno spazzino della malavita. In pratica, uno specialista che pulisce le strade dal crimine occupandosi di lavori sporchi, protezione, eliminazione di bersagli, missioni rischiose e incarichi che la polizia non può o non vuole affrontare. Uno sweeper è un professionista letale che agisce ai margini della legge, spesso a pagamento e con un codice d'onore tutto suo. Questa identità viene attenuata nella versione anime, che trasforma Ryo in una figura più presentabile per il pubblico televisivo. Da killer addestrato diventa un investigatore privato che risolve casi e aiuta le persone in difficoltà. La componente più cruda del personaggio, la sua formazione militare, il passato traumatico e la violenza con cui operava, è stata ridotta o edulcorata, lasciando emergere soprattutto gli aspetti comici e romantici. Il risultato? Una doppia percezione del personaggio.
Nel manga Ryo è un professionista spietato e infallibile, figlio della guerra e del sangue. Nell'anime appare come un detective eccentrico e libertino che alterna genialità e comicità demenziale. Questa differenza è fondamentale per comprendere la complessità di Ryo. Dietro alla facciata da playboy resta il segno indelebile di uno sweeper cresciuto nell'ombra della violenza che usa ironia e seduzione per sopravvivere al proprio passato. Un contesto che ha forgiato un uomo dall'istinto eccezionale, capace persino di percepire a distanza il grilletto pronto a sparare, dotato di mira infallibile ma privo del comune senso del pudore e del rispetto verso l'intimità femminile. I comportamenti di Ryo restano difficili da interpretare, divertenti e bizzarri, ma spesso controproducenti per il suo stesso lavoro. La serie ebbe un enorme successo, conquistando il pubblico per ben 4 stagioni. I personaggi che ruotano attorno a Ryo sono costruiti con cura e si incastrano come un ingranaggio oliato alla perfezione, regalando alla storia un continuo equilibrio tra serietà e follia. Falcon è un killer duro e infallibile quanto Ryo, ma rivela talvolta una sorprendente sensibilità. Saeko Nogami è una poliziotta capace e affascinante, che però non può fare a meno dell'aiuto di Ryo. Kaori Makimura è ribelle e autoritaria, picchia e controlla il protagonista e nel tempo finisce per innamorarsi profondamente di lui. Un prodotto costruito su forti contrasti in cui dramma e comicità si intrecciano continuamente ma che alla base valorizza amicizia e rispetto. Nella sua crudezza è raro assistere a finali impietosi o a morti gratuite. Ryo, in una sorta di perdono evangelico, lascia quasi sempre una via di scampo al nemico che perisce solo se tradisce l'opportunità concessa. Ryo è un giustiziere, un Don Giovanni, un profeta moderno, è senza dubbio un uomo segnato dal passato pesante come un macigno che nasconde dietro l'ironia. Da quel dolore ha estratto ciò che poteva servirgli per diventare il miglior giustiziere possibile, portando però con sé il prezzo della sua doppia natura da seduttore incallito. Predica giustizia ma semina disordine sentimentale, trascinando lo spettatore in atmosfera da noir intriso di leggerezza pop anni 80 sempre affascinante. Sebbene pensata inizialmente per un pubblico adolescenziale, la serie riesce a coinvolgere anche spettatori adulti grazie a trame curate e a uno stile visivo perfettamente calato nel suo tempo. Descrive con precisione la vitalità e il desiderio di rinnovamento del decennio pop per eccellenza, pur restando ancorata a valori e regole rigide del passato. Sia Falcon che Ryo sono fedelissimi all'amicizia e alla legge, pur muovendosi costantemente sul filo del borderline. Muscoli scolpiti, fisici da bodybuilder e un mondo femminile fatto di donne mozzafiato con gambe lunghissime e curve generose completano il quadro dell'epoca. Tinte noir e romanticismo convivono in un protagonista che all'apparenza non possiede alcuna caratteristica dell'eroe, eppure risolve ogni caso che gli viene affidato. È un moderno paladino dalla doppia personalità. Il trauma infantile ha generato in lui 2 identità non integrate mai ricomposte del tutto. Da qui la dicotomia, il Ryo detective serio e infallibile e il Ryo maniaco eternamente innamorato dell'amore, delle donne e della lingerie. Questo forte contrasto ha alimentato l'affetto dei fan perché permette di godersi duelli all'ultimo colpo di pistola, inseguimenti mozzafiato e combattimenti corpo a corpo, subito seguiti da smorfie buffe con occhi a cuoricino, martellate da 100 tonnellate e libellule e corvi che svolazzano davanti al volto esterrefatto del protagonista. In City Hunter i valori dell'amicizia, dell'amore e del rispetto verso il prossimo si mescolano alle buffonate di Ryo e nonostante la struttura dell'anime sia spesso ripetitiva, non annoia mai, rimane sempre divertente e coinvolgente. Ryo è un protagonista apparentemente sciocco ma pronto al sacrificio, un binomio che divide la sua psiche e ci porta a sottovalutarlo come un semplice playboy incapace, eppure le sue abilità di sopravvivenza, di combattimento e di tiro sono fuori dal comune. Rispecchiando lo spirito del Giappone dell'epoca, City Hunter strizza l'occhio a un erotismo leggero e un po' spregiudicato, attirando anche chi cercava un intrattenimento più malizioso. Cosa colpisce di più? I combattimenti spettacolari o la presenza di donne affascinanti e talvolta in abiti succinti? D'altra parte, se Ryo non fosse così buffone, la sceneggiatura funzionerebbe altrettanto bene? Probabilmente no. È proprio l'alternanza tra comicità demenziale e azione serrata a rendere questa serie così esplosiva e irresistibile. C'è un aspetto di City Hunter che spesso passa inosservato, schiacciato tra le risate, le botte in testa e i moccori sparati come gag comiche. Ryo Saeba è un uomo che usa la leggerezza per non impazzire. Pensaci,
Hai un tipo addestrato a uccidere che vive tra pistole, contratti e sangue. Un uomo che di giorno è un killer professionista e di notte diventa una parodia vivente della libido maschile anni '80. Ma davvero crediamo che Ryo sia solo un maniaco con la pistola facile? La verità è che il suo essere un buffone è un atto di sopravvivenza psichica. Ryo non è un pervertito, è un reduce. Uno che ha visto l'inferno e invece di tornare distrutto ha deciso di ridere in faccia al baratro. In termini freudiani potremmo dire che Ryo è l'incarnazione del conflitto tra Eros e Thanatos, il desiderio e la morte, il piacere e la distruzione. Più è circondato dalla violenza, più ha bisogno di un eccesso vitale che lo faccia sentire ancora umano. Il suo Mokori non è solo un'erezione, è una ribellione esistenziale. Dietro ogni sorriso da idiota c'è un uomo che non vuole ricordare quanti ha ucciso. Dietro ogni occhiolino un modo per dire «non sono ancora diventato un mostro». È come se Ryo fosse intrappolato in una commedia slapstick scritta da un dio crudele. Se smettesse di fare il buffone, l'intero castello crollerebbe, perché prendersi sul serio per lui significherebbe aprire quella porta mentale dove ha chiuso i fantasmi del passato, e quella è una porta che non vuoi spalancare se hai passato la giovinezza a imparare come uccidere con precisione chirurgica. Ryo vive nel paradosso, è un assassino che difende la vita, un clown che impugna la pistola. La sua ironia è un'armatura e il suo flirt compulsivo un anestetico. È l'unico modo che ha trovato per non collassare sotto il peso della propria memoria. In un certo senso è la versione giapponese di BoJack Horseman con un revolver, un uomo che trasforma la propria autodistruzione in spettacolo perché l'alternativa sarebbe troppo dolorosa da sopportare. Ecco il punto. Il Saeba maniaco e il Saeba infallibile non sono due personaggi diversi, sono le due polarità che tengono insieme la sua psiche, il killer e il comico, il trauma e la risata, come se Clint Eastwood e Jim Carrey fossero costretti a condividere lo stesso corpo. Ryo non ci fa ridere perché è un clown, ci fa ridere perché in fondo sappiamo che se smettesse di ridere comincerebbe a piangere, e quello, in un mondo pieno di morti, sarebbe molto meno sopportabile. Forse Ryo Saeba è l'ultimo eroe onesto degli anni '80, un uomo che non finge di stare bene, che trasforma il trauma in parodia, il dolore in risata, la colpa in desiderio. Oggi tutti cercano di guarire dai propri demoni. Ryo invece ci insegna la lezione più crudele e più vera, che a volte l'unico modo per convivere con i propri fantasmi è offrirgli da bere e farli ridere con te. Beyond All.